Non stressarti. Ce la possiamo fare? Sono qui per aiutare. Ti suggerisco delle idee per fare dei regali super carini anche se abbiamo poco tempo. In questo video ti condivido delle idee sia per maglia che per uncinetto da realizzare in circa una settimana o qualche giorno. Verso la fine del video arriverò anche con alcune idee da realizzare in un singolo giorno o in poche ore, però le ho divise per categorie, quindi in ognuna puoi trovare qualche ispirazione anche per tempi super limitati. In alcuni casi ho dei pattern specifici da condividere, in altri ho solo l'idea o la lista di idee. Tutti i pattern che ho deciso di salvare sono in un bundle di Ravelry. Ravelry è un sito incredibile per chi lavora maglia e uncinetto, pieno di pattern gratuiti a pagamento con un sacco di idee. Ho fatto un video tutorial su come utilizzare Ravelry e ti consiglio caldamente di andare a vederlo, e ho anche un gruppo Ravelry a mio nome in cui condivido con altre persone la passione per la maglia e l'uncinetto e chiacchieriamo e abbiamo buon tempo insieme. Quindi senza ulteriore indugio, cominciamo! La prima idea per un ottimo regalo che puoi realizzare a maglia o all'uncinetto è quella di realizzare una borsa. È un'idea incredibile perché funziona per tantissime tipologie di persone diverse. La borsa è personalizzabile, ne esistono tantissimi diversi pattern, puoi farla grande, piccola, colorata o con colori neutrali, col manico lungo, col manico corto, per andare specificatamente a fare shopping o per tutti i giorni. Quindi a seconda della persona puoi trovare una borsa da realizzare per la specifica persona. Alcuni dei pattern che ho deciso di condividere con te sono Dumpling Bag di Gianni Lee. Questo è un pattern gratuito per fare una borsa dallo stile giapponese, molto semplice, fatta a maglia. Secondo me può venire benissimo sia con colori neutrali che con colori sgargianti e onestamente penso che sarebbe davvero carino se su quello che è il corpo della borsa si andasse a fare magari un ricamo o una parte di dettaglio o anche una tasca inserita dopo sopra e con 3 lati fissati invece che 4. La seconda proposta è Pearl Pouch di Tori Yu. Questo è un altro pattern fatto a maglia, questo è a pagamento, ma secondo me è davvero super carino, si può fare in 3 diverse dimensioni e credo sia anche particolarmente bello, anche questo con un ricamo, con una tasca davanti, con un decoro, può essere personalizzato e soprattutto penso che sia un regalo bellissimo, ad esempio da fare a una persona che fa maglia e uncinetto, quindi tra amici crafter, questa nella dimensione grande potrebbe diventare la perfetta borsa per trasportare progetti di maglia e tenerli all'interno di un'altra borsa o mentre si sta viaggiando o portarli con sé. Non sarebbe un mio video se non parlassi di Archer Bag, che è un pattern che ho scritto io, è un pattern gratuito, c'è il video tutorial, esiste sia a maglia che all'uncinetto ed è anche perfetto per principianti, quindi se sei all'inizio ma stai già pensando di fare un regalo fatto a maglia o all'uncinetto, consiglio caldamente Archer Bag e col fatto che c'è anche un video tutorial ti aiuta assolutamente nel farlo. Io sono riuscito a realizzare un Archer Bag a maglia in un singolo pomeriggio. Non so se lo consiglierei, ho un po' corso, però appunto è sicuramente qualcosa che si può fare anche con dei tempi ristretti. E l'ultima proposta è Girlfriend Market Bag di Laura Spradlin, pattern gratuito per una borsa retata, quindi pensata magari per andare a fare la spesa o per portare gomitoli o per trasportare cose non per forza piccole. Onestamente in realtà però puoi partire da questo pattern di maglia e tranquillamente andare a realizzare una fodera con... fodera o federa? Federa di un cuscino? La fodera. Puoi andare a realizzare una fodera con un pezzo di stoffa, così da renderla più utilizzabile anche in situazioni con piccole cose. Diciamo collegato a questa categoria delle borse c'è il mio suggerimento successivo, quindi quello che può essere un portacose, quindi ad esempio un portacellulare o un portatablet, un portacomputer. Secondo me è un accessorio super carino che un sacco di persone spesso non hanno o non hanno fatto a mano o con dei colori che gli piacciono, perché quelli che ci sono in commercio per qualche oscura ragione sono sempre dei soliti colori, quindi secondo me è bellissimo da fare in maglia o all'uncinetto. Ne ho trovato uno particolarmente carino su Ravelry, si chiama Owlish Netbook Sleeve, è fatto a maglia, è un pattern gratuito che realizza quindi questo porta computer o porta tablet a forma di gufetto. Non per tutti, ma sicuramente super carino, e se anche non volessi fare la forma di gufetto, comunque è un ottimo case con questo tra l'altro pattern di treccia al centro
può essere davvero molto bello. Nominerò nuovamente questo sito anche nelle altre categorie, ma ci tengo a parlarti subito di Garn Studio. È un sito, tecnicamente il sito è garnstudio.com, ma la marca è Drops Design. Potresti aver sentito questo nome in giro perché è una marca di filati molto famosa, soprattutto in America, ma in realtà sono una marca europea, sono norvegesi e nel loro sito hanno una quantità di pattern gratuiti incredibile, elevatissima, e quindi ti invito ad andare a vedere la sezione borse in cui ci sono 213 diversi pattern di borse, sia a maglia sia all'uncinetto, e come dicevo, secondo me è assolutamente qualcosa che puoi realizzare specificatamente per la tipologia di persona che hai in mente. Può esistere una borsa fatta diversa per ogni persona a cui devi fare un regalo. La prossima categoria è una sciarpa. È un classico, puoi farla lunga o corta tanto quanto è il tempo a tua disposizione, quindi può anche essere qualcosa di personalizzato se fatta in diversi colori per la persona a cui stai lavorando. I pattern che ti propongo in questa categoria sono The Simple Thing di Melina Brell. Ho parlato di questo pattern all'infinito, penso, io ne ho già fatte 2. È una sciarpina super carina anche se fatta proprio cortissima e che puoi solo annodare una singola volta. Se è fatta più lunga puoi farne qualche giro. Vanno particolarmente di moda adesso, quindi di cosa stiamo parlando? Si fa a maglia, è un pattern gratuito e secondo me in qualche giorno dovresti averla finita senza alcun problema. Un altro pattern gratuito è Gilmore Skinny Scarf di Selena Miskin. Questo è il concetto, è l'idea di fare una sciarpa sottile, quindi non una sciarpa larga. Questo ti permetterà di lavorarla più velocemente e quindi di averla finita anche lunga un po' più in fretta. Un piccolo consiglio per... Questa è particolarmente carina perché è fatta con effetto ribbed in maglia, quindi è assolutamente approcciabile anche da un principiante. E un altro pattern che propongo è la Sorgenfri Torkle. Non sono sicuro della pronuncia, ma è un pattern di Guri Pedersen e praticamente è una specie di bandana con una texture bellissima di maglia. Questo probabilmente, se hai un po' più di esperienza in maglieria, è approcciabile. Se è la tua prima sciarpa non ti consiglierei questo pattern, non credo che questa texture sia super semplice, però è un pattern gratuito, l'effetto finale è delizioso e in generale tutte le sciarpe, nel momento in cui stai selezionando un filato piacevole da avere a contatto con la pelle, stai andando sul sicuro facendo una cosa che può essere utilizzata. Per non essere sempre noioso e dire ah, fai una sciarpa, che come dire è un consiglio che non serviva che ti dicessi io questa cosa, potevi fare una sciarpa anche senza sentirlo da me, ho delle proposte alternative. La prima è l'idea di fare un collare, quindi non è più solo la sciarpa, ma è quello che può essere uno scaldacollo o uno scaldacollo che poi ha una parte anche di petto e schiena, qualora qualcuno stia indossando un cappotto con scollo a V. Quindi ad esempio propongo il The Cozy Collar di Elida Virac, pattern gratuito, secondo me bellissimo in queste lane morbide, sicuramente molto facile da fare, fatto in maglia, e questo pattern in realtà comprende anche una fascetta di cui parlerò più avanti, ma quindi se vuoi fare un set abbinato per una persona a cui tieni puoi anche fare appunto sia lo scaldacollo che la fascetta. Poi ti parlo del Collar Cowl di Universal Yarn, pattern gratuito con 3 dimensioni e con questo effetto ribbed, quindi a coste, assolutamente molto bello. Questo è qualcosa che metterei super volentieri perché praticamente quello che ti dà è l'idea di indossare un maglione a collo alto sopra però quello che magari è il maglione che stai indossando, quindi secondo me è super carino. Sullo stesso concetto il Liebling Neck Warmer di Camilla Vad. Questo è un pattern a pagamento, ma questo altro non vuol dire che è sicuramente fatto meglio, sicuramente testato, probabilmente contiene più consigli o più fotografie al suo interno. Quindi è un altro scaldacollo che sulla parte del collo ha questo effetto di coste, mentre poi sul davanti e sul dietro ha un effetto piatto che finisce con costine. Adorabile, tra l'altro realizzato nel rosso terracotta delle foto, mi piace da matti. Lo trovo particolarmente interessante perché invece di avere il quadrato sul davanti e sul dietro, questo ha un semicerchio, il che altro non vuol dire che lavorato a maglia con ferri circolari è sicuramente più veloce che di dover fare il quadrato davanti e poi il quadrato dietro con probabilmente lavorando in piano e quindi dovendo girare avanti e indietro. Allacciandomi all'idea del collare andiamo all'idea del cowl, che invece è uno scaldacollo puro senza avere le parti di petto e di schiena.
Il primo che propongo è il Black Cat Basics Cowl di Black Cat Knitting Company. Questo è secondo me velocissimo perché è in punto legaccio, lo stesso punto di Archer Bag, quindi è un punto in cui, seppur lavorando in piano e dovendo continuare a girare i ferri e il lavoro, puoi continuare a fare punti dritti sia sul davanti sia sul retro del lavoro. È davvero molto carino, secondo me non devi per forza, una volta chiuso, intrecciarlo, ma puoi anche chiuderlo semplice e tenerlo appunto come scaldacollo, un tubolare facile e veloce. Un'altra idea è il Midnight Milkshake Cowl di Sarah Ottoson. È una designer che seguo da un po' perché fa dei design davvero molto creativi e spesso utilizzando sistemi giusto un po' più avanzati. In questo caso questo è un cowl knitted che ha applicati degli I-cord di diversi colori per creare una specie di texture di linee davvero bellissima. E non ci vuole tanto nel fare lo scaldacollo iniziale e poi appunto con un dettaglio in più renderlo unico e incredibile. E sempre per dare un'idea anche un po' più avanzata, propongo il Mirage Herringbone Cowl di Marcy Marra. È un pattern a pagamento ma la cui texture è straordinaria e il modo in cui il cambio di colore tra un lato e l'altro crea questo effetto ottico quasi è incredibile, è bellissimo. Io onestamente non so se avrei le skill di farlo, ma se lo ricevessi come regalo sarei ammaliato. Non sono sicurissimo si possa fare in qualche giorno, ma in una settimana secondo me è fattibile, con l'idea che comunque è un pezzo abbastanza piccolo, è uno scaldacollo, non ci vuole tanto a farlo e volendolo si può fare un po' più corto, immagino, e quindi finirlo prima. E l'ultimo per questa categoria è Cold and Frosty Morning di Kelly Herderich, onestamente un nome. Io amo i pun, quindi quando mettono dei pun nei nomi sono sempre contento e questo mi sembra super semplice, seppur appunto con questo dettaglio di questo punto di maglia leggermente diverso dal resto che lo rende secondo me unico e anche indossato molto bello perché va a ripiegarsi un po' a fisarmonica e a lasciare intravedere solo questa texture e sparisce invece il punto raso. Davvero adorabile. Un pattern gratuito e secondo me velocissimo da fare con dei ferri circolari. La prossima categoria è un cappello. È inverno, vogliamo tutti coprirci le orecchie, questo secondo me è indossabile da chiunque e nuovamente sono qui a parlarvi di Garn Studio, cioè il sito di Drops Design e della loro selection di pattern di cappelli sia di maglia che di uncinetto. Ne hanno 777 sul loro sito, ne hanno con il copriorecchie, con il ribbing, senza ribbing, facili, veloci, piccoli, grandi. Andate a esplorare il loro sito, è consigliatissimo. Se devo invece suggerirvi anche dei pattern, vi propongo Rayado di Kristen Janku. È un pattern gratuito di un cappello che, come dicevo anche in altre categorie, aggiunge quel qualcosina in più che magari rende un regalo speciale per una persona speciale. In questo caso è la texture di righe che si va a creare sul corpo del cappello, che secondo me è davvero molto bella e realizzato in più colori lo rende qualcosa di davvero unico. Sempre intorno alla categoria capelli, ma se hai meno tempo è ora di fare una fascetta. Le fascette sono unisex, anche gli uomini hanno le orecchie fredde, anche se non vogliono ammetterlo, quindi con una fascetta anche molto semplice puoi assolutamente fare un bel regalo. Quindi se vuoi lavorare un rettangolo in punto legaccio e poi chiuderlo su se stesso va benissimo. Se vuoi qualcosa di un po' più avanzato propongo The Thicket Headband di Mirella Moments, pattern gratuito che in questa fascetta ha questo disegno di foglioline. Io non so, io vedo delle foglie dall'oro in questo, non so, se fosse giallo magari sarebbero spighe di grano, comunque una texture bellissima e che appunto secondo me sta benissimo in quello che è il design di una fascetta, molto bello. E dalla stessa creatrice propongo anche Headband with a Twist, quindi è l'idea di prima, un grande rettangolo, in questo caso lavorato in piano, in maglia, e poi semplicemente nel momento in cui vai a fare la chiusura lo rigiri su se stesso per creare questa treccia, che I guess piace a molti. Io sarei felice anche di ricevere il rettangolo, quindi con meno tempo a disposizione puoi anche fare un rettangolo. La prossima categoria sono i guanti. Sto chiaramente andando attraverso tutte le categorie degli accessori invernali che puoi fare in poco tempo e regalare. Questa diciamo è leggermente più in là, diciamo se hai una settimana o forse anche un po' di più, perché l'unico problema è che i guanti sono due, quindi quando hai finito il primo e sei
super contento e chiaramente mancano 2 ore a Natale o al compleanno o all'occasione per cui stai facendo, ne devi fare un altro. Ma senza indugio sono un regalo assolutamente bellissimo. Puoi pensare di realizzarli senza dita, quindi praticamente dei fingerless glove scaldamani, e quello altro non è che un rettangolo chiuso sopra il pollice, chiuso sotto il pollice, così perfetto anche per essere fatto in fretta. In questo in particolare sento che ne esistono tantissimi tipi diversi. Il primo progetto di cui vi parlo per dei guanti senza dita è Black Cat Basics Mitts di Black Cat Knitting. Semplicissimi, comodissimi, ma fatti molto bene poiché hanno il ribbing sul polso e onestamente un'ottima texture su cui, come ho detto per le borse, andare ad aggiungere un disegno o un pensiero per la persona, magari appunto un appliqué anche fatta all'uncinetto e poi inserita dopo, o volendo ricamare direttamente sulla texture, secondo me viene qualcosa di super super bello. Un po' più avanzato abbiamo i Fingerless Gloves Leaves di Valentina Fezosa Giorgeva, quindi lo stesso pattern di headband, quindi questa specie di foglie, questo motivo fatto a maglia che è delizioso e appunto aggiunge quel qualcosa in più se hai la manualità e le competenze e il tempo di farlo. Secondo me è assolutamente molto molto bello. E l'ultimo, se hai il tempo di non dover tagliare le dita ma fare anche le dita, ti propongo un pattern un po' più avanzato che è il Severn Side Mitts di Annabelle Williams, pattern gratuito di questi mittens, quindi guanti senza dita completamente rotondi, con una bellissima texture di trecce sul fronte della mano. Sono assolutamente bellissimi, questi secondo me sono un regalo che devi fare a una persona davvero speciale e che dureranno per tutta la vita di questa persona, perché wow! Questa è una categoria che ho scoperto recentemente, ma di cui sono un grande fan. Ovvero, io in inverno amo indossare dei calzini caldi, ma fare un paio di calzini per un regalo? Non ce la farei mai, faccio fatica a farli per me stesso, quindi pensare di realizzarne un paio, e anche in questo caso come i guanti sono 2, e regalarli a qualcun altro, non sono ancora a quel livello. E qui è dove ho scoperto gli slippers, che altro non sono che delle pantofole fatte ai ferri e che di solito usano dei filati un po' più spessi, quindi sono molto più veloci da fare rispetto a un calzino, però hanno lo stesso problema dei guanti, quindi devi comunque farne 2. Propongo i Nola Slippers di Nola Miller. Questo è un pattern gratuito appunto con un filato spesso, sono abbastanza facili da fare, secondo me piacevolissimi da indossare e, come dire, a chi non piace avere i piedi al caldo. Un'altra proposta sono i Non Felted Slippers di Yuko Nakamura. In questo caso hanno la suola un po' più formata rispetto al precedente e hanno un po' meno di lavorazione su quella che è la caviglia, quindi se hai meno tempo probabilmente sono un po' più veloci da fare. Se invece hai un po' più tempo e cerchi qualcosa di più avanzato, ti propongo Mine di Faye Kennington. Questo è un pattern a pagamento ma che realizza degli slipper che hanno una specie di fiore, nodo, fiocco di neve, hanno una texture sul fronte davvero davvero molto bella, molto eleganti per magari una persona nella tua vita che può apprezzare. Un altro regalo molto veloce da fare per quella persona freddolosa nella tua vita è una borsa dell'acqua calda contenuta all'interno di una case fatta a maglia o all'uncinetto. E anche questa, come le borse, come i guanti, come tutti gli altri accessori, se hai un po' più tempo può essere decorata con un ricamo o una toppa all'uncinetto o con qualche disegno in modo da renderla assolutamente unica. La prima che ti propongo è Hot Water Bottle Cover di Emily Baldwin, pattern gratuito, semplicissima, tutta maglia rasata e poi solamente il ribbing sulla parte più alta. Direi perfetta anche da fare con filati di avanzo, quindi se vuoi un regalo semplice e che ti usa anche un po' di scrap yarn, this is it. Se vuoi fare un copriborsa dell'acqua calda ma magari un po' più pizzazz, posso consigliarti At Least Argyle Be Warm di Nadia Makes, che è quindi una borsa dell'acqua calda ma con questo specifico pattern di rombi che si chiama Argyle in inglese. Super super bello e assolutamente con i colori della persona a cui vuoi regalarlo può venire una cosa spettacolare. E l'ultimo, e di conseguenza il mio preferito, ma il più avanzato tra le proposte che ti faccio, è Maxine Hot Water Bottle Cover di Laura Penrose. Questo è un design che sulla parte piatta ha un disegno di quilting praticamente, quindi appunto ha queste stelle che possono essere realizzate più grandi, più piccole, con righe diverse a seconda della dimensione della borsa dell'acqua calda, ed è bellissimo in tutti i colori in cui l'ho visto, quindi sono assolutamente innamorato di questo pattern e sarebbe bellissimo riceverlo. Tra l'altro, se la persona non sai se ha una borsa dell'acqua calda, è ottimo anche regalare la borsa dell'acqua calda insieme al copriborsa
borsa ed è davvero un regalo completo e che piace a tutti. Io sono anni che guardo con gli occhi a cuoricino tutto quello che fa Donna Wilson, che è una designer e illustratrice assolutamente incredibile, e tra le varie cose che realizza ci sono anche del knitwear e uno degli accessori che fa sono appunto dei copriborsa dell'acqua calda con le forme più disparate e più creative. Ce ne sono di quelli che mi ricordo a forma di ghianda, è assolutamente bellissimo, quello a forma di sirena, quello a forma di pesce, quello a forma di casetta, quello a forma di fiore, li adoro tutti. È l'unico motivo per cui non ne ho una, perché non saprei scegliere, ma credo che sarebbero assolutamente delle ottime idee da prendere come spunto e provare a realizzare qualcosa di simile partendo dai pattern base che ho condiviso. Un altro pensiero molto carino e che si può realizzare velocemente è quello di fare un amigurumi magari di piccole dimensioni e già pensarlo come se fosse un portachiavi o un accessorio da attaccare alla borsa. Ti propongo ad esempio Barry Bonnet Cat di Alicia Crow, pattern gratuito per fare questo piccolo gattino il cui bonnet può essere appunto un frutto di diverso tipo a seconda del colore che fai. Adorabile e secondo me appeso a una borsa o appeso alle chiavi, bellissimo. Così come Poppy the Chicken di Jessica Reeves Potaz. È così tondo, ha questi piccoli occhietti luccicanti, lo adoro e onestamente non so la dimensione, ma se fosse piccolo perfetto per un portachiavi e se fosse enorme sarei tipo un cuscino, bellissimo! Un po' più specifico, ma per quell'amico a cui piace il fantasy a cui non sai mai cosa regalare, ad esempio Worry Worm Dragon di Talia Evans, pattern gratuito per fare questo drago arrotolato su se stesso. Secondo me la texture è stupenda e può essere anche perfetto come fidget toy per magari quella persona che sai che ne fa uso o che ha necessità di avere steaming toys a portata di mano. Più semplice e veloce ti propongo Bluebird of Happiness di Sarah Elizabeth Kellner. Penso che sarebbe bellissimo realizzato con anche filati di scarto, anche in colori diversi, assolutamente adorabile come piccolo portachiavi e portafortuna. Immagina magari di metterci dentro qualche essenza, un po' di potpourri, della lavanda essiccata e quindi renderlo anche profumato e così lo puoi mettere nei cassetti. Oh mio Dio, sto avendo un'idea dietro l'altra. E l'ultima idea che ti voglio dare è Miffy and Her Balloon di Knitter Bees. Questo è un pattern per realizzare l'iconica mascotte coniglio Miffy in maglia, ma l'idea che mi ha dato è stato: e se sai di avere un regalo che devi continuare a fare, ad esempio il compleanno di una persona cara o magari di un bambino, quello che puoi fare è il primo anno impegnarti e fare l'amigurumi o il peluche e poi anno dopo anno regalare accessori, quindi ad esempio in questo caso regalare il palloncino o regalare vestiti diversi o se hai più tempo un altro anno regalare un altro amigurumi da fare amicizia, diventano amici. Secondo me è un'idea assolutamente carinissima. Se ti piace Miffy e hai un po' meno tempo, c'è comunque questo Miffy Keychain di Esty Handmade, velocissimo, secondo me questo lo fai davvero in un paio d'ore, lo puoi fare anche con il più piccolo gomitolo che hai in casa e appunto è molto molto carino. Se stai pensando a qualcosa di davvero specifico per il Natale e non per forza per la persona, quindi magari entrando nel reame della casa, le proposte che posso farti sono Heirloom Christmas Stocking di Pur So, quindi ad esempio una calza da appendere, questo secondo me è carinissimo, magari ricamato con le iniziali della persona o con un disegno, è adorabile come decorazione per la casa, magari puoi regalarlo anche ad esempio ripieno di dolciumi, quindi è anche un doppio regalo e per quanto tempo metterci basta che decidi quanto lungo andare a fare la calza. Sicuramente veloce e sempre utile, ad esempio Starlight Basket di Tony Lipsy, quindi quello che può essere un contenitore, puoi farlo più grande o più piccolo a seconda del filato che hai a disposizione e del tempo che hai con te. Qui andiamo sulle idee un po' creative. Ad esempio Toasty Plus Pot Holder, questo è un bellissimo, può essere una bellissima presina o poggiapentole, basta realizzarlo con i filati giusti, non farlo in acrilico, con questo bellissimo pattern di più in una griglia. Ma in realtà l'idea è che tu potresti già usare uno swatch che hai già realizzato per il campione di punti per fare un altro maglione, puoi sempre riutilizzarlo come presina, magari mettendone 2 doppi o andando a mettere sul lato interno della stoffa, in modo che non sia proprio prendere lo swatch e lanciarlo, ma può essere un'idea. Nello stesso modo in cui Baker's Twine di Ducati sono realizzati con una texture super carina in cotone per essere utilizzati appunto anche intorno a cose calde. E forse un po' più avanzato, ma assolutamente molto 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 bello, i Folksy Hot Pads di Shelly Ken,
che hanno questo bellissimo disegno again ripreso dal quilting ed è realizzato in double knitting, quindi una tecnica specifica ma dà il risultato bellissimo da ambo le parti, e con questo gioco dei due colori secondo me sono molto molto belli. Un po' più semplice ma altrettanto creativo è il Sunburst Pot Holder di Purl Soho, quindi questo è circolare invece che quadrato come tutti gli altri, però con l'alternanza di due colori secondo me possono venire dei risultati molto belli. E l'ultimo in questa categoria è il With Love Bookmark, che altro non è che un pezzo di maglia che hai lavorato, un campione che hai fatto, un po' sistemato agli angoli e con, in questo caso, una decorazione sulla punta, ma puoi anche non metterla ed è un perfetto segnalibro. Un'altra idea adorabile per la casa per questo periodo e che non prende troppo tempo è quella di fare una decorazione per l'albero di Natale. Ne esistono di tantissime, io nel bundle ne ho inserite un sacco, molte di più di quelle che nominerò qui, però secondo me sono super carine ed è anche un'altra idea che puoi continuare a fare negli anni, quindi ogni anno regalare una diversa decorazione, magari collegata a un momento speciale che hai avuto con la persona a cui la stai regalando. E se anche questa persona non fa l'albero di Natale o non lo usa, puoi partire dallo stesso pattern e realizzare appunto un portachiavi o un accessorio da appendere alla borsa. Alcune delle idee che ti propongo sono ad esempio l'Enchanted Mushroom di Drops Design, sì, nuovamente Garn Studio, anche qui sul loro sito un casino di pattern, andate a vederli, però questo del funghetto secondo me è bellissimo in qualsiasi colore, io vorrei averne 100. Stjarna di Carolina Eckerdal è un bellissimo pattern a forma di stella, penso che anche questo venga bene in diversi colori e secondo me la texture è super bella e funziona su qualsiasi albero di Natale. Per cose un po' più creative, ad esempio i Tiny Tree Socks di Summer Lee, io passo la vita aspettando il giorno in cui sarò bravo abbastanza da farli, sono così belli, puoi usare tutti i filati di scarto dei calzini che hai fatto durante l'anno, puoi realizzarne di tantissimi pattern e colori diversi e sono adorabili. Sulla stessa riga abbiamo i Mini Holiday Ornaments di Yarnspiration Design Studio, in questo caso quindi abbiamo dei microscopici mitten, un microscopico berretto, un microscopico maglioncino. Allora, ci vuole sicuramente un po' di skill e di manualità per fare questi ornamenti così piccoli e così dettagliati, ma se hai quel livello di pazienza, il tempo che prendono non è tantissimo e in un pomeriggio puoi fare qualcosina. E l'ultimo che propongo, ma again ce ne sono tantissimi nel bundle che ho fatto su Ravelry, è Bal Bleu di Lily Kate France. È bellissimo, è stupendo, è un ornamento a forma di gomitolo con questa texture che ricorda il filato e puoi realizzarlo con un filato di avanzo, magari di un maglione che questa persona ha fatto o che tu hai fatto e a questa persona è piaciuto, e l'idea è che l'etichetta del filato, che tu puoi andare a realizzare in feltro, in carta o lasciarlo anche senza, ma immagina se l'etichetta che fai fosse un augurio alla persona, il nome della persona, una frase speciale, una citazione di un film o di una canzone che vi connette. Bellissimo. E se sei disperato, sei arrivato a questo punto del video, hai visto tutte le mie altre considerazioni e consigli e hai detto no, guarda, nulla di questo può funzionare o non ho il tempo per affrontare tantissime di queste cose, allora innanzitutto ti consiglio inizia a pensare a fare una cosa all'uncinetto invece che a maglia, che di solito è generalmente più veloce fare qualsiasi cosa all'uncinetto, quindi tutte le categorie e tutti i consigli che ho detto finora immaginali applicati all'uncinetto e prova a cercare sia su Ravelry sia su Garn Studio i pattern all'uncinetto. La comodità di cercare su Ravelry è che all'interno di Ravelry ci sono anche i pattern di Garn Studio e hai la possibilità di andare a vedere i progetti realizzati e che filati hanno utilizzato altre persone e che consigli hanno lasciato. Quindi ti consiglio comunque di usare Ravelry come prima risorsa, Garn Studio come seconda, ma assolutamente andare a vedere queste cose e appunto provare a fare le cose all'uncinetto se sei proprio alla frutta con il tempo. E l'idea finale che ho per te, se hai la minor quantità di tempo possibile, letteralmente sono le 2 ore prima di consegnare il regalo, è quella di prendere dell'uncinetto, prendere dei filati colorati e fare dei sottotazza. Questi puoi farli anche a colore pieno e vanno bene, ne puoi fare di diversi, magari 5 o 6 con appunto tutti di colori diversi, o puoi farli con una texture o con un disegno se vuoi appunto dargli quella cosina speciale, e sul retro puoi lasciare tutti i fili che corrono ed eventualmente incollarci o cucirci, se hai un po' più tempo, un pezzo di stoffa, un pezzo di feltro, in modo che proteggano
piegano comunque il tavolo. Sono molto veloci da fare, puoi trovarne tantissimi pattern o se cerchi alpha chart o pixel chart su Pinterest puoi trovare anche tantissime idee o ispirazioni, e la cosa più comoda è che anche in questo caso puoi farne anche solo una coppia e poi per i regali successivi, per gli anni futuri, puoi andare a ampliare la collezione di sottotazza che hai realizzato per le persone. Spero questo video ti abbia dato delle idee interessanti. Se ti sono stato simpatico trovi un sacco di miei video dove parlo di fiber arts, vlog di eventi, io che partecipo a market o che mi preparo con le mie creazioni e tantissimi altri consigli su pattern, su tecniche e anche video tutorial qui sul mio canale YouTube. Se vuoi restare aggiornato con tutto quello che faccio puoi seguirmi sui social e spero di vederti al prossimo video. Ce la puoi fare? Ce la puoi fare? Fare un regalo fatto a mano è bellissimo, quindi già che tu abbia visto questo video è una cosa stupenda. Ora vai a fare il regalo fatto a mano. Io credo in te.